Allora, adesso andiamo a esaminare la scansione combinata, diciamo che è la parte principale di utilizzo dello strumento, quindi scansione combinata. Allora, nella scansione combinata, la prima cosa che dobbiamo fare per iniziare un rilievo, come vedete lo strumento si sta calibrando, si è calibrato un attimo quando si avvia, ma per prima cosa attiviamo la livella sferica per fare in modo di avere la bolla più centrata possibile, quindi lo strumento più orizzontale possibile. Quindi io faccio in questo modo, ruoto lo strumento con il laser nella direzione di uno dei due cardini snodabili, quindi in questo modo. Nel frattempo vi faccio notare una cosa, che il laser quando io lo sposto, che fa? Quando io lascio il dito rallenta e torna indietro. Questo è un accorgimento molto importante che ci consente di non far trasmettere vibrazioni dovute all'inerzia a tutta la stazione, allo strumento, al cavalletto e così via. Una volta fatto questo, ripeto, avvio la livella e cerco di mettere in bolla lo strumento osservando la livella sferica. A questo punto io posso posizionare il mio punto di partenza del laser usando i tasti di posizionamento che ho qui nell'app. Ho dei tasti di posizionamento manuale, le due frecce superiori, che mi consentono, come già abbiamo visto, di ruotare il laser finché non lo lascio, o in una direzione oraria o nella direzione antioraria. Oppure posso utilizzare gli altri tasti che mi muovono a passi, più 10, più 4, più 1. Quindi per esempio lo voglio spostare di 10 passi avanti, ogni passo ricordo che è un angolo di 0,18 gradi, quindi 10 passi, oppure 4 passi, oppure se voglio essere preciso di un passo alla volta. Ok? Quindi lo posiziono in una zona qualsiasi. Effettivamente se devo fare una scansione a 360 gradi non è che mi interessa più di tanto qual è la posizione di partenza. Inoltre devo prestare attenzione per esempio agli ostacoli che troverò lungo il percorso. Quindi io già vedo che adesso troverò la mostra della porta. Magari se invece mi interessa rilevare perfettamente il muro e non la mostra della porta, allora io provvederò a sollevare la posizione dello strumento, quindi ad innalzare il cavalletto fino ad avere il muro pulito e netto, senza ostacoli, per poter ottenere, diciamo, il rilievo generale. In questi strumenti che analizzeremo nel dettaglio successivamente abbiamo una funzione, questa rotazione a 360 gradi, per verificare dove passerà il laser. Quindi se io premo questo pulsante, il laser incomincia a ruotare senza scannerizzare, in modo che io possa rendermi conto esattamente di dove passerà. Per esempio qui, ok, finché non lo stoppo. Quindi mi sono reso conto, facendo questo giro a vuoto, dei punti in cui il laser passerà. Se sono esattamente quelli che mi interessano, allora posso avviare la scansione. Ora noi analizzeremo la scansione auto, che si chiama auto, ma in realtà è quella più manuale possibile, diciamo così. Qui abbiamo due tasti invece che mi servono per impostare inizialmente, cioè prima di avviare la scansione, quanto per me deve essere il passo. Quindi se vado su passo 1, vedete, il passo va immediatamente a 1. Se premo invece sulla casella bianca, ho la possibilità di impostare una serie di passi. Quindi decido all'inizio, per questa scansione voglio fare un passo 10. Ci siamo? Quindi faccio ok, quindi premo sul tasto auto e lo strumento inizia a scannerizzare con passo 10. È chiaro che se siamo molto vicini allo strumento, passo 10 mi darà una porzione di passo sulla parete di circa 2-3 cm. Man mano che mi allontano diventa più grande, vedi? Da quel lato lì. Io, se volessi, potrei nell'app cambiare
il passo in tempo reale. Adesso l'ho stoppato perché voglio farvi vedere una cosa. Nella scansione dell'angolo cosa è successo? Che è stato scannerizzato, lo posso vedere qui nell'app, un punto prima dell'angolo e un punto dopo l'angolo. Ma il sistema, ed questa è la cosa più importante di questo tipo di scansione, interpola i punti e crea queste linee rosse che rappresentano la retta che meglio approssima questa parete. Quindi matematicamente viene definita questa parete. Quindi non è più una sequenza di punti, di una polilinea che collega tanti punti, ma è un'unica linea riconosciuta sulla base dei punti che ha misurato. Non solo, ma questi punti, queste linee interpolate, vengono raccordate nello spigolo. Quindi anche se lo scanner non è passato esattamente nello spigolo, ma ha preso dei punti prima e dei punti dopo, ha riconosciuto esattamente dove si trova l'angolo dell'ambiente. Quindi come vediamo, qui troviamo i punti che ha battuto, ma troviamo anche le linee rosse che sono le linee che meglio approssimano quella parete. Io posso sospendere il rilievo e riprenderlo. Allora, adesso abbiamo fatto la scansione completa, diciamo, di questa zona, ce ne manca un pezzettino, quindi avremo necessità di aggiungere un'altra scansione per spostarci nell'altra zona e scannerizzare quest'altra zona. Prima di fare questo però io voglio memorizzare la posizione delle aperture che mi serviranno poi per congiungere gli altri ambienti dell'appartamento. Per fare questo chiaramente il laser deve andare sugli stipiti delle aperture. Ho due possibilità: se ho un cavalletto che mi assicura di poter scendere lo strumento senza muovere l'asse dello strumento, allora io in questo caso ho velocemente la possibilità di portare il laser in posizione degli stipiti delle mie aperture. In alternativa devo utilizzare la funzione di aggancio, cioè fare una nuova scansione agganciandomi sugli angoli o sugli adesivi, come si fa quando si agganciano più scansioni tra di loro, che lo esamineremo successivamente. Quindi adesso io, avendo portato lo scanner, il laser in posizione degli stipiti, che faccio? Vado a posizionare il laser sullo stipite della porta, come in questo caso, muovendomi con le solite freccette anche di un passo alla volta. In questo caso, per esempio, che succede? Che il laser è posizionato bene sullo stipite della porta, quindi io posso battere questo punto. Inoltre, il punto che io andrò a battere, chiamiamolo punto blu, nota, con questo tasto qua, ecco, lui sta misurando quel punto, ok? Mi ha misurato quel punto e io lo posso memorizzare o come adesivo o come nota. Adesivo, ricordo che serve per agganciare più scansioni. Nel nostro caso invece è una nota, voglio ricordarmi che in quel posto c'è un'apertura, quindi ce lo posso anche scrivere nelle note. Scriverò apertura. A questo punto, se ho necessità, posso anche aggiungere una foto a questa nota, quindi posso premere sul pulsante foto, dando l'autorizzazione al telefono, e inquadrare la foto, il punto dove è il laser, e scattare questa foto. Quindi mi compare l'icona dell'apparecchio fotografico, quindi faccio aggiungi nota e viene memorizzato questo punto. Cosa importante, questo punto, come si vede, io l'ho memorizzato sul fianco dello stipite della porta, quindi non sta sul filo del muro. Però questo è un punto che non influenza l'interpolazione delle linee, per cui se anche questo punto fosse come gli altri mi andrebbe a sporcare l'interpolazione della linea del muro. Sposto lo scanner nell'altra posizione, dove è l'altro stipite della porta, muovendomi un poco alla volta lo posiziono nel punto giusto
Se, come in questo caso, il punto è di bassa qualità, perché come è sfuggente rispetto alla posizione del piano dello stipite della porta, io mi posso aiutare con un targhettino, ma anche mettendo una mano per esempio, in modo da essere sicuro, bloccare il fascio del laser in modo che vada esattamente nella posizione corretta, e memorizzo il punto come ho fatto prima. Il punto viene memorizzato, ecco qui. Adesso io avrò sul mio disegno inquadrati questi due punti che mi rappresentano gli stipiti della porta. Ok? Ne approfitto adesso e lo faccio anche sul resto delle aperture, quindi adesso mi sposto nell'apertura successiva, per cui vado a memorizzare anche questo stipite della porta. Viene fatta la misura, mi sposto sull'altro stipite della porta, questa volta però c'è, diciamo, la visuale molto sfuggente, per cui potrei avere dei problemi, e quindi userò il target per inquadrare esattamente la posizione dello stipite della porta. Avvio la registrazione della nota. Ecco qui, avrò memorizzato sulla mia scansione le due aperture. Abbiamo ancora un'apertura dall'altro lato. Posso ruotare lo scanner velocemente in questa posizione utilizzando una funzione che vedremo dopo. Se io vado qui dove ritengo ci sia l'altra apertura e premo Go, lo scanner automaticamente ruoterà, si andrà a posizionare nel punto giusto. A questo punto tutte le informazioni di cui avevo necessità le ho già acquisite. Per mia sicurezza faccio un salvataggio intermedio, quindi se io premo su salva, salva e continua la scansione, salva e termina la scansione. Allora facciamo salva e continua la scansione. Ora mi rimane questa zona vuota che non ho potuto acquisire dalla posizione dello scanner. Ma andiamo a esaminare questi due tasti. Il primo tasto è le funzioni strumenti. A cosa servono le funzioni strumenti? La prima l'abbiamo già analizzata prima. Invece queste altre due funzioni 90 gradi servono per far ruotare lo scanner di 90 gradi in senso orario e antiorario. Poi abbiamo la funzione di cancellazione dei punti. Attivo questa funzione X, cancellazione. Con questa funzione posso andare a selezionare singoli punti e cancellarli. Una volta selezionati compare una X, posso anche di nuovo premere e far deselezionare quel punto. Tutti i punti che ho selezionato, se faccio OK, eliminare questi punti, sì, verranno eliminati. Ho anche un'ulteriore possibilità di selezionarli con una finestra. Tutti i punti che vado a selezionare con una finestra, se premo OK, eliminare questi punti, sì, verranno eliminati. Ho anche la possibilità di eliminare una nota. Quindi se volessi eliminare una di queste note, cioè i punti blu che abbiamo sistemato prima, o una fotografia o qualsiasi altra nota, con questa funzione posso eliminarli. Ancora, questa funzione allinea l'asse X, mi consente di vedere la grafica come mi fa più comodo, ruotare la grafica. Quindi, se in questa posizione del mio telefono io ho quella parete che è parallela a me e volessi vederla allo stesso modo nella grafica, io direi allinea l'asse X, questa linea, OK, e da questo momento in poi la grafica verrà con quella parete allineata all'asse X. Se non mi piace che è venuta capovolta, io uso queste altre funzioni. Ruota la grafica di 90 gradi, ruota la grafica ancora di 90 gradi e ora me la troverò nella posizione che più mi piace.
L'ultima funzione aggiunta a questo menu degli strumenti è questa visione della grafica normale e a specchio. Quindi normalmente io faccio un rilievo così, è come se lo vedessi dall'alto. Se faccio specchio, il rilievo è come se lo vedessi dal basso. Diciamo, nel senso, nelle planimetrie non ha molto senso questa funzione, però nei rilievi degli infissi, delle aperture, invece ha più senso, perché io il rilievo dell'infisso lo faccio internamente alla mia casa, al mio ambiente, però magari il costruttore dell'infisso lo vuole guardare dall'esterno e quindi in quel caso userò la funzione specchio per poter vedere la mia scansione posta al contrario, cioè come se fosse dall'altro lato. Se invece andiamo ad analizzare il menu della rotellina dentata, che sarebbe il menu delle impostazioni, qui posso eseguire una serie di impostazioni. Quali sono? La prima impostazione è tracciamento linee. È l'impostazione che mi consente di visualizzare e tracciare le linee interpolate, quelle importantissime, quelle che servono a me alla fine nel disegno. Ok? Quindi io la tengo sempre attiva in modo da vedere le linee rosse interpolate e gli angoli. Punti è la stessa cosa, posso disattivare la visualizzazione dei punti e vedere solamente le linee. Questi due invece sono dei filtri, solo segnale forte e limita distanza. Solo segnale forte mi consente di eliminare tutti quei punti che hanno bassa qualità. Nel nostro caso il rilievo era buono, per cui non viene eliminato nessun punto. Ma siccome in questo strumento c'è la possibilità, ogni punto che viene misurato acquisisce anche un'informazione relativa alla qualità, all'incertezza di quella misura, io posso porre dei limiti qui, di solito 5 è quello standard, 500, per cui tutti i punti che non sono sicuri, che non hanno un buon segnale forte, vengono eliminati dal disegno. Attenzione, vengono eliminati dal disegno, ma non dal file, nel senso che io posso sempre farli ricomparire, quindi il dato rimane memorizzato, ma non va a influenzare il disegno e la creazione delle linee interpolate. Lo stesso vale per la distanza, io posso mettere dei limiti di distanza. Per esempio, se mi capita di fare un rilievo dove dei punti mi sfuggono fuori di un'apertura o fuori di una finestra e vanno molto lontano, questi punti potrebbero sporcare l'interpolazione delle mie linee e quindi attivando il filtro limita distanza, per esempio a 3 metri, a 4 metri, tutti i punti che sono andati fuori non verranno considerati nell'interpolazione nelle linee e non verranno rappresentati nella grafica. Inoltre, con il pulsante dimensioni posso attivare e disattivare delle quotature in tempo reale, quindi vedrò gli angoli 89 e 31, quindi vedete con che precisione riusciamo a ottenere gli angoli, soprattutto se per esempio dovessimo fare un piano cottura di una cucina, già in questo momento io potrei sapere che quest'angolo non è 90 gradi ma è 89 e 31, e anche delle linee, la lunghezza di alcune linee, 2 e così via. Infine la funzione veloce è quella che utilizziamo di più, ma potrebbe anche disattivarsi la funzione veloce e fare una scansione più lenta ma più precisa, più accurata. Ma di solito già con la scansione veloce siamo sui 3 mm, 4 mm massimo di errore a seconda delle distanze, anche 2 mm. Un'altra prerogativa di questo strumento 2D Scanner è la possibilità di andare a intervenire su pareti con ostacoli. Quindi avviamo la scansione con il comando auto, lo scanner è partito e sta seguendo la parete. Appena arriviamo all'ostacolo, con il pulsante indietro andiamo a stoppare la scansione. Dopodiché spostiamo lo scanner in avanti fino a superare l'ostacolo e riprendiamo la scansione con il comando auto. Lo scanner continua a percorrere la parete e sulla nostra grafica continua a comparire l'immagine finché non troviamo il successivo ostacolo e con il tasto indietro andiamo a stoppare nuovamente lo scanner.
Osserviamo che in questo caso, essendoci molto spazio tra i primi punti e i secondi punti, lo scanner non è riuscito a creare l'interpolazione della linea. Però noi abbiamo un'ulteriore possibilità, ci possiamo posizionare tra gli ostacoli. Se vediamo un lume, un pezzettino di parete, riusciamo a posizionare lo scanner tra questi due ostacoli dove è visibile la parete e andiamo a acquisire un singolo punto con il comando ottieni distanza, perché già ci siamo resi conto che lo scanner con quel singolo punto acquisito tra gli ostacoli è riuscito a ricreare la linea interpolata.